tra 10 minuti non sarai più umano. O meglio, smetterai di percepire il mondo come un essere umano. In questo preciso istante sei convinto di essere seduto su qualcosa di solido. Sei convinto che la stanza intorno a te sia silenziosa e ferma. Ma è una simulazione, una meravigliosa, confortante interfaccia grafica creata dal tuo sistema nervoso centrale. Oggi, su Renderium, faremo un esperimento radicale. Disabiliteremo, uno ad uno, i filtri del tuo cranio. Benvenuto nella realtà nuda. Prima di iniziare, una precisazione fondamentale. Questo video è pura divulgazione scientifica, basata sulle leggi della fisica quantistica e dell'elettromagnetismo. Non è un consiglio medico, né una teoria filosofica astratta. Ti mostreremo semplicemente i dati grezzi dell'universo, prima che la tua biologia li traduca in sensazioni. Iniziamo dal senso più basilare di tutti, il tatto, l'illusione del contatto fisico. Immagina di appoggiare la mano su una pesante trave di acciaio. Il tuo cervello ti invia 2 messaggi chiari. È fredda ed è impenetrabile. Senti la pressione contro la tua pelle. Ma se spegniamo il processore cerebrale e guardiamo la vera natura della materia, la solidità svanisce. Non stai toccando assolutamente nulla. La parola toccare non ha alcun significato nella fisica reale. Ingrandiamo il punto di contatto di 100 milioni di volte. Quella che chiamavi pelle è una tempesta di atomi. Quello che chiamavi acciaio è un reticolo vibrante. E intorno a ogni singolo atomo c'è una nuvola furiosa di elettroni, particelle con carica negativa. Quando la tua mano si avvicina all'acciaio, le nuvole di elettroni della tua pelle si scontrano con quelle del metallo. Si respingono violentemente. È come cercare di unire i poli negativi di 2 potenti calamite. Sentirai una resistenza invisibile che ti blocca. Quella forza repulsiva è ciò che il tuo cervello chiama solido. In tutta la tua vita non hai mai toccato un singolo oggetto, un'altra persona o la sedia su cui sei seduto. Hai passato ogni secondo della tua esistenza levitando a una frazione di millimetro sopra le superfici, sostenuto da un campo di forza elettromagnetico. Filtro tattile disattivato. Passiamo al sistema visivo. Guarda un fiore rosso in un prato. Il rosso ti sembra una proprietà intrinseca del petalo, un colore vibrante, vivo, che appartiene alla pianta. Ma fuori dal buio della tua scatola cranica, l'universo è completamente incolore. Il rosso non esiste in natura. È un'allucinazione controllata, un trucco di traduzione inventato dalla tua evoluzione. La realtà fisica è un bombardamento. Un reattore nucleare distante 150 milioni di chilometri, il nostro Sole, spara nello spazio miliardi di proiettili di energia chiamati fotoni. Questi fotoni viaggiano nel buio totale e si schiantano contro il petalo del fiore. La superficie del fiore è piena di molecole chiamate antocianine. Sono come spugne molecolari. Queste spugne chimiche assorbono quasi tutta l'energia dell'impatto, inghiottiscono i fotoni che vibrano ad alta e media frequenza. Ma non riescono ad assorbire i fotoni più lenti, quelli che vibrano con una lunghezza d'onda di circa 700 nanometri. Questi fotoni rimbalzano via come palle di gomma, volano nell'aria e colpiscono il fondo del tuo occhio. Il tuo cervello riceve un segnale elettrico e urla «rosso», ma fuori c'è solo radiazione invisibile. E il cielo blu sopra di te? Un'altra magnifica bugia. Senza il tuo cervello a interpretare i dati, non c'è nessuna cupola azzurra. C'è solo l'abisso nero dello spazio, separato da te da un oceano di gas invisibile. Quando la luce del sole entra in questo gas, i fotoni blu si schiantano contro le molecole di azoto.
È come lanciare milioni di palline da ping pong contro un muro irregolare. I fotoni blu rimbalzano in ogni direzione possibile, deviati all'infinito. Questo fenomeno si chiama scattering di Rayleigh. Quando alzi gli occhi non stai guardando un colore, stai guardando la luce di una stella deviata da trilioni di molecole di gas, contro lo sfondo infinito e buio del cosmo. Il colore è solo la firma che il tuo cervello mette su questa tempesta geometrica. Filtro visivo disattivato. Ora il mondo è incolore e intangibile. Resta il suono. Ascolta la musica, la voce di una persona cara o il rumore di un bicchiere di vetro che cade e si frantuma a terra. Il tuo cervello ti regala una sinfonia di toni, timbri e melodie, ma la realtà cruda è sorda. L'universo fuori dalla tua testa è immerso in un silenzio tombale assoluto. Quello che chiami suono è, in realtà, un atto di estrema violenza fisica. Quando il vetro si rompe, sposta brutalmente le molecole d'aria intorno a sé. Queste molecole si schiantano contro le molecole vicine, che a loro volta colpiscono quelle successive. Si crea uno tsunami invisibile di alta e bassa pressione. Un muro di materia invisibile che viaggia a 1200 km/h verso la tua testa. L'onda di pressione entra nel tuo canale uditivo e si schianta contro un pezzetto di pelle tesa grande come un'unghia, il timpano. Lo colpisce fisicamente, facendolo vibrare migliaia di volte al secondo. Piccole ossa meccaniche amplificano questo impatto. È pura meccanica. Ingranaggi, leve, compressione. Nessuna musica. Solo urti cinetici che il tuo cervello trasforma in suono nel buio della tua scatola cranica. E già che parliamo di aria, pensa al tuo respiro. Fai un bel respiro profondo. Senti l'aria fresca e calma che riempie i polmoni. Un'altra bugia. L'aria non è calma e non è vuota. È un caos furioso. In ogni centimetro cubo di spazio davanti alla tua faccia ci sono 10 alla 19 molecole. Miliardi di proiettili microscopici. Queste molecole di azoto e ossigeno non stanno fluttuando dolcemente. Sfrecciano e rimbalzano le une contro le altre a una velocità media di 500 metri al secondo, più veloci di un proiettile di pistola. Quando inspiri, stai letteralmente aspirando una tempesta di sabbia ipercinetica che bombarda i tuoi tessuti polmonari trilioni di volte al secondo. Il tuo cervello maschera questo bombardamento furioso, facendoti percepire solo una leggera e piacevole brezza. Ora il mondo esterno è scomparso. Non c'è solido, non c'è colore, non c'è suono, non c'è quiete. Resti solo tu. Guardati allo specchio. Il tuo cervello ti dice che sei un'entità ben definita. Un oggetto solido, con confini precisi, separato dal resto dell'universo. Pelle, ossa, sangue. Spegniamo l'ultimo filtro. Disattiviamo l'illusione del sé. Se guardiamo la tua composizione a livello fondamentale, i confini del tuo corpo non esistono. Non sei fatto di minuscole palline solide di materia impilate come mattoni. Sei fatto di atomi, e gli atomi sono governati dalle leggi della meccanica quantistica. Gli elettroni che compongono la struttura del tuo corpo non sono in un punto preciso, esistono in nuvole di probabilità. Sono ovunque e in nessun luogo contemporaneamente, finché qualcosa non interagisce con loro. La tua intera massa è concentrata in nuclei microscopici, circondati da campi di forza immensi. Più del 99,9% di ciò che consideri te stesso è spazio. Ma non è uno spazio vuoto, inerte. È un mare ribollente di energia quantistica che si intreccia senza sosta con lo spazio della sedia, dell'aria e della terra. A livello fondamentale, non c'è un punto in cui finisci tu e inizia l'universo. Siete un tessuto unico, ininterrotto
e vibrante. Filosoficamente, qualcuno potrebbe dirti che nulla è reale e che tutto è un'illusione. Ma la scienza ci dice una cosa molto diversa e molto più potente. La fisica è reale. Le onde elettromagnetiche, la gravità, la pressione cinetica, l'energia quantistica. Questi sono dati misurabili, calcolabili, assoluti. Non sono un'illusione. Quello che è un'illusione è solo il modo in cui il nostro cervello sceglie di mostrarceli per farci sopravvivere. Senza il tuo cervello, l'universo è un oceano nero, sordo, incolore e caotico di dati grezzi in perenne interazione. Il tuo cervello prende questo caos insopportabile e lo trasforma. Costruisce il cielo blu per dirti dove sei. Inventa il calore per proteggerti. Compone il suono per farti comunicare. Il tuo cervello non ti nasconde la realtà. Costruisce una casa confortevole in mezzo a una tempesta quantistica. La scienza è fatta di dati, non di opinioni. I filtri che usi per vivere sono magnifici, ma sapere cosa c'è dietro, nel buio del cosmo, rende l'esistenza ancora più preziosa. Per approfondire questi concetti, consulta le fonti scientifiche che abbiamo lasciato nella descrizione. Io sono Renderium e questa era la realtà nuda prima che tu la vestissi. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.